Buongiorno ragazzi, oggi piccolo ritorno su strada con una Duke 790 gentilmente concessa da Ferrando Motor. Quindi non iniziate a chiedermi se l'ho comprata, no, non l'ho comprata. Adesso sto andando a un punto di ritrovo con un amico che ha appena comprato, cioè ha comprato da poco, una MT-07 e andiamo a fare il primo giro perché è la sua prima moto, quindi primo giro insieme con lui. Eccoci arrivati. Dovevamo ancora decidere dove andare in base a che ora finiva di lavorare lui. Siamo riusciti a trovarci per le 3, quindi non possiamo andare granché lontano visto che d'inverno fa buio molto presto. Quindi abbiamo deciso di andare sul Serra, che è il monte dove andiamo spesso qua vicino. Solo che da dopo che c'è stato l'incendio, non so se ne avete sentito parlare al TG, perché ne hanno parlato molto, è stato veramente un grosso incendio che è durato vari giorni e è stato anche chiuso per un po' di tempo perché hanno dovuto rifare l'asfalto e diciamo metterlo in sicurezza. Ma adesso è stato riaperto e quindi sarei molto curioso di andare a vedere come è messo per quanto riguarda appunto ciò che è stato bruciato. Questa è la 790 che ho recensito qualche mese fa, quindi se non avete visto la recensione ve la lascio in descrizione così potete avere tutte le informazioni sulla moto. Rispetto alla volta scorsa ha le gomme molto finite, quindi questa volta ce l'ho un po' quadrate, l'altra volta diciamo era molto più agile, oltretutto era caldo quindi le gomme entravano subito in temperatura. Oggi abbiamo asfalto ghiaccissimo perché soprattutto sul monte andremo sotto gli 0 gradi e oltretutto appunto sono veramente quadrate, soprattutto il posteriore. Guardate ragazzi, già da qui si inizia a intravedere tutta la parte del monte bruciata. Non so se dalla GoPro ve ne rendete conto, ma tutta questa parte a dritto è tutta bruciata. Devo assolutamente fermarmi a togliere il controllo di trazione perché non mi piace che interferisca con le mie aperture del gas. Se si vuole tenere è veramente molto utile, ma se si vuole fare qualche derapatina barra alzatina magari in uscita di curva, non dico impennate chissà cosa, ma se vuoi un po' fare una guida più sportiva va tolto. Inizia la devastazione dell'incendio. Guardate qua tutto a sinistra, penso abbiano dovuto tagliare tutti quegli alberi in alto, forse erano un po' pericolanti, mezzi bruciati. Guardate, tutto bruciacchiato. Ok, per un attimo pensavo la strada fosse chiusa. Peccato che abbia le gomme finite, che l'asfalto è tutto nuovo. Guardate che devastazione. Cioè raga, guardate che brutto, tutto bruciato, senza alberi. Qui qua, se piove tanto c'è veramente il rischio di frane perché gli alberi che reggevano tutto non ci sono più. Però ho visto che, se guardate, hanno sistemato gli alberi in modo da bloccare la terra, sembra. Wow, non lo riconosco più così. Guardate, dovevo portare il drone, cazzo. Qui percorso da enduro molto hard. Da quello che ho capito hanno fatto più focolai. Che ne so, magari hanno appiccato uno lì e uno lì. Non mi ricordo, forse 3 focolai. Se ci pensi che ha bruciato 4 giorni, quant'è che ha bruciato?
Chissà com'era l'asfalto che l'hanno rifatto tutto, perché se l'hanno rifatto vuol dire che si era rovinato abbastanza. Sembra uno scenario apocalittico. Considerate che ci sono venuto veramente tante volte e vederlo adesso così tutto distrutto fa veramente paura. Se riesco vi metto qualche scena magari quando ci sono venuto col 690 per farvi capire la differenza rispetto a come era prima. Guardalo Simo! È carico, è carico! Non tengono un cazzo ste gomme finite. Mi si è attivato il controllo di trazione a oltre 100 km/h. Questa parte non è bruciata, sembra integra. Attenzione ghiaccio, mi ha detto la moto. Probabilmente perché siamo sotto gli 0 gradi. Allora qua c'è una panchina panoramica, se c'è sempre, e da lì magari c'è una bella immagine, diciamo, bella per modo di dire, del monte bruciacchiato. È lì in cima. Ci puoi anche venire a piedi. Questo vai in moto? Penso di sì. Vai, ci vediamo in cima. Arte enduro col Duke. Gli ha bruciacchiato tutto intorno, ma la panchina ha resistito. Ha bruciato tutto intorno, ma la panchina no. No. A parte che ci manca una stecca. Come è da venirci a fare enduro? E anche oggi enduro. Ops, ho sbagliato moto. La parte più difficile è girare. Pazzo! Io ho detto oggi vado piano che c'è lui, ha appena preso la moto. Guardalo! 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 La sua prima moto! Saltella, la moto saltella. Oh, lungo, lungo, lungo.
È ricarico, eh!